Nick e Noah sono follemente innamorati, la loro attrazione reciproca è stabilita all'inizio del libro con la festa per il 18° compleanno di Noah, durante la quale lei e Nick hanno un incontro sessuale descritto esplicitamente dietro la dependance della piscina. Questa scena infuocata prepara il terreno per colpi di scena nel viaggio degli amanti, tra cui una separazione quando Noah è costretto a partire per un tour europeo madre-figlia di un mese. Ma i ricordi del loro passato, raccontati nell'apertura della serie del 2023, My Fault, minacciano di minare la loro stabilità. La ricca madre separata di Nick fa una sfortunata apparizione, mentre Noah è ossessionato dal trauma della morte violenta del padre. La miscela di complicazioni quotidiane, gelosia, disapprovazione dei genitori, con visioni spumeggianti della vita dell'alta società e allo stesso tempo priva di sottigliezze intimamente irresistibile. La serie inizialmente ha guadagnato popolarità su Wattpad e il romanzo segue la struttura episodica tipica delle opere su quel sito. Gli incontri sensuali si verificano a intervalli affidabili. Tuttavia, i personaggi e il loro ambiente sembrano stereotipati e la scrittura è forzata. Le differenze tra i due: Nick ha 5 anni in più e ha un lavoro d'ufficio, Noah ha appena finito il liceo, rendono la loro relazione soffocantemente possessiva particolarmente degna di sconcerto. Nick e Noah e le loro famiglie leggono bianco. Ecco la trama completa del secondo film, con tutte le note positive e negative del film. Your Fault è il secondo libro della trilogia Culpable. È nato dopo che Mercedes Ron si è resa conto che My Fault, il primo capitolo è originariamente un romanzo autonomo, non era dove la storia di Nick e Noah avrebbe dovuto concludersi. Per quanto mi sforzi di capirla, Noah diventa sempre più irritante nel corso di questo romanzo. Dice una cosa e ne fa un'altra, non dice o fa mai la cosa giusta, e si rifiuta di accettare aiuto o consigli, nonostante cada costantemente a faccia in giù. Per finire, in questo capitolo, viene manipolata da almeno 4 persone e usata da almeno una. Il che sembra una buona trama, finché non ti rendi conto che dovrebbe essere una giovane donna vivace e volitiva per tutta la serie. Spoiler. Un rapido esempio è quando sua madre, che le compra un guardaroba ridicolmente costoso, minaccia di non pagare la sua retta universitaria a meno che Noah non si trasferisca da Nick. Noah inizialmente si difende e chiama in causa il bluff della madre, solo per cambiare idea pochi minuti dopo e accettare il ricatto della madre. È troppo orgogliosa per accettare che Nick le paghi la retta, ma che suo padre la paghi tramite la mano della madre va bene. Sto ancora cercando di capire questa logica. Mentre leggi Your Fault, puoi anche vedere come Ron ha cercato di colmare le lacune in una storia che avrebbe dovuto essere indipendente. E la trama ha un bel po' di buchi? I Leister sono una famiglia benestante, abbastanza ricchi da avere un capo della sicurezza. Ma, per fortuna, quando la madre di Noah e suo marito vanno in viaggio d'affari, Noah, la vittima del rapimento che ha fatto incazzare una gang nel loro quartiere malfamato locale, viene lasciata a casa da sola. E, sorpresa, sorpresa, vengono rapinati. Perché, sai? Lasceresti in pace l'anello debole della casa di famiglia e daresti al capo della sicurezza e a tutto il tuo staff un giorno libero. Incredibilmente comodo per la trama ma insensato. Anche una pistola fa un cameo in questa scena, per non essere mai più vista. Perché menzionarlo, se non ha alcun significato? E i buchi non finiscono qui. Nel primo libro, Noah è davvero consapevole della cicatrice che porta per gli abusi domestici di suo padre, scegliendo sempre di indossare un costume intero. Spoiler. Questo perché Nick rompe con Noah quando scopre che è andata a letto con Michael, il suo terapeuta. Tuttavia, al momento in cui ciò accade, lui non sa che lei è stata abusata e Noah fa ben poco per spiegare cosa è successo. Uno dei tanti momenti in cui la sua vivacità dovrebbe entrare in gioco ma non lo fa. A questo punto della trama, Nick aveva anche avvisato Noah di avere Michael come suo terapeuta, citando la sua età e la sua mancanza di esperienza come motivo di preoccupazione. Ma Noah non ascolta e decide di avere come terapeuta il fratello maggiore di una delle sue buone amiche, che non è molto più grande di lei e insiste che lei faccia seduta di terapia ogni giorno, affermando apertamente che il suo ragazzo
Non è buono per lei. Tutti possono sentire l'odore del caffè, ma non Noah, come al solito. Ma è mica sembrare irragionevole quando scopre che la sua ragazza è andata a letto con qualcun altro, e si sente ferito e tradito. La sua ignoranza della situazione lo dipinge sotto una luce sbagliata e il suo dolore per il tradimento di Noah viene ignorato perché il lettore è stato testimone ed è consapevole di cosa è successo veramente. Ironicamente, Nick bacia anche qualcun altro. Ma in qualche modo, questo viene completamente trascurato e scusato da Noah. Certo, andare a letto con qualcun altro è più profondo del baciare. Ma se sei in una relazione esclusiva, non dovresti fare nessuna delle due cose. E in questo caso, il tradimento di Nick sembra passare completamente inosservato, nonostante il fatto che entrambi reagiscano esattamente allo stesso modo al dramma familiare in corso. Detto questo, non è nemmeno questo che mi dà fastidio di questa controversia. La questione che Noah sia stato manipolato per fare sesso con qualcuno non viene mai affrontata. Michael non subisce mai ripercussioni, nonostante le Easter siano una famiglia di avvocati. Noah non prende nemmeno in considerazione di sporgere denuncia contro di lui, nonostante abbia affermato più di una volta che avrebbe dovuto aiutarla, ma invece l'ha distrutta. In effetti, è mica ricevere la batosta dopo aver dato a Michael una meritata bastonata. Peggio ancora, Noah ha vissuto un'esperienza molto traumatica e sua madre, che ha opinioni forti sulla relazione di Noah con Nick, non sembra avere opinioni sul fatto che sua figlia vada da uno psicologo qualificato. Inoltre, ospita Sofia, la ragazza che vorrebbe far uscire con Nick per cena nell'anniversario del trauma di Noah, mostrando una totale e assoluta mancanza di tatto. Ma anche questo non viene mai affrontato e non viene mai chiamata a rendere conto. Ecco le anticipazioni in arrivo. Nel web è diventato famoso un bellissimo trailer. Pronti nel vederlo? Il video trailer è in italiano con sottotitoli in tutte le lingue. I'm pregnant. What? I'm pregnant. How is it possible? Here we are. Of course we saw a short preview. You can see them whole in the YouTube channel of the voice actress and creator Giulia Segretti. She is a voice actress and actress. With her voice it brings strong emotions. She is Italian. In her videos you can also activate all the subtitles. Just go to the YouTube video options and then choose the language. We talked to Giulia. She uses her own voice in an innovative and particular way. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. And she is popular on the web. She opens her self-titled YouTube channel and starts uploading audio readings of modern books in collaboration with male voice Baron Mark Keel. She also does commissioned audio readings from many female writers. Giulia and Baron are also a couple in real life. They met on the web. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Beh, ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia was looking for a male voice for her projects and then she learned that she was a neighbor. You have dubbed some important films and participated in various famous Italian TV programs. Giulia is also a Spotify artist. She realizes with her voice covers of her recited. She's a writer. She has acted in the theater in various shows and fairs. For some years she was also the speaker on the radio and currently she is the voice of important radio commercials. Her voice is also on Audible. In fact, she also makes audiobooks. In short, she does many things in one day. She likes to tease with her voice and has managed to work with her voice. She loves animals, she loves being with her boyfriend. It's hard to sum up her life. I suggest you visit her YouTube channel. There you can hear and see her work. While her private life and her other passions can be seen on Instagram. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.